Eccolo. Good afternoon. Thank you to be part of that meeting today. I'm Bertrand Douin. I'm the Vice President of IAPAC, and I'm in charge of strategic partnerships and the Fast Track Cities Initiative for Europe. And today I would like to very briefly introduce Fast Track Cities and its grounds and objectives to you. So the first thing you should know is that Fast Track City was founded by 4 core partners and co-founders, UNAIDS, UN Habitat, which is the UN agency in charge of improving conditions of living for the population. And they do support the creation and development of a lot of infrastructures, including health infrastructures in developing countries. The city of Paris, that has a long history of supporting HIV programs locally and in partner cities in West Africa, and my organization, IAPAC, we are a membership organization of HIV care providers with about 28,000 members, mainly in Africa, South America, and Asia. And for Western Europe, volevo dire dunque, la persona che parla è il vicepresidente di IAPAC. IAPAC è un'associazione di healthcare providers, quindi principalmente medici e infermieri. Sono 28.000 persone che lavorano da 25 anni, forse anche di più, in tante iniziative. Prima erano molto più focalizzati sull'aderenza. Quando prendevamo 24 pillole al giorno, evidentemente c'erano una serie di problemi e loro si sono focalizzati molto nella formazione delle popolazioni. Hanno, diciamo, aperto il territorio a ricevere la terapia, che poi, appunto, come vedevamo ieri, è stata distribuita nei paesi in via di sviluppo intorno al 2004 più o meno. Sono presenti in quasi tutti i paesi del mondo, perché sono 28.000. Possiamo andare avanti. The implementing partner for all member cities. That was the case when we launched the initiative. That is still the case today. That means that the only 4 organizations that can claim to be coordinating Fast Track City in any city, any country, and any region of the world, and helping you set up the frame to become a Fast Track City are these 4 organizations, no other one, right? So just to remind you, the objectives of Fast Track Cities are for cities and local administrations to reach 4 objectives. The first 3 are the 395s as defined by the UN General Assembly and UNAIDS. And the 4th one that we really insist on is fighting stigma and discrimination, because we strongly believe that we cannot reach any of the 95 if we don't fight stigma and discrimination. And I will get back to that in a while. We have also included... Scusami Filippo, volevi commentare? Sì, penso che sia molto chiaro, ma appunto IAPAC, il vicepresidente IAPAC conferma che l'iniziativa di Fast Track City è coordinata e le linee guida per la realizzazione sono quelle loro, sono quelle di IAPAC, che ha firmato degli accordi appunto con le Nazioni Unite, con la città di Parigi, proprio per sviluppare questo progetto e portarlo in giro per il mondo. Mentre prima Massimo ci parlava di 90-90-90, nell'ultima riunione di UNAIDS tra il 2021 e il 2026 abbiamo definito che dovremmo cercare di portare, avere come obiettivo quello di portare il 90-90-90 a 95 in tutte e 3 i suoi aspetti.
ovviamente IAPAC ci tiene a che questo sarà possibile al momento in cui comincerà a diminuire anche la discriminazione, fino ad arrivare a 0. Andiamo avanti. We'll get back to that in a while. We have also included secondary objectives into the initiative, including working to tackle HCV, tuberculosis, and STIs. That means that we are pushing for fast-track city stakeholders to work closely with HCV and TB stakeholders, and if possible, include them in the local steering groups and steering committees. Sì, dunque avete capito quindi che si chiedono, è la slide precedente, ah no è questa, quindi 95, 95, 95, epatite C, programmi innovativi sull'epatite C, in quanto come ci ha detto appunto Massimo, in molti casi non ci sono neanche, non viene fatta la diagnostica, portare anche la tubercolosi in questo programma e rafforzare la gestione dell'HIV per le persone che riescono a vivere a lungo, e hanno voluto includere anche le malattie a trasmissione sessuale. The core of the initiative is that each city that wants to become part of the initiative has got to create a group of 4 categories of stakeholders working together to achieve the initiative's objectives. And these 4 categories are described here. First, the municipality and mayor's office. Sometimes we sign with not cities, but provinces, regions, cantons, départements. And in that case, it's the president of that administration that signs, the local elected politician. And this has to be managed by the local authorities. But the initiative only works if 3 other categories of stakeholders are involved. The public health departments, in most instances in Western Europe, provincial, regional health departments rather than municipal ones, clinicians and other care providers, and the community, the association, the NGOs, everyone representing the people that will be impacted and are impacted by the programs. Dunque, conferma che i partecipanti, chi deve partecipare allo sviluppo di questa iniziativa, debbono essere 4 figure, quindi i consigli comunali, gli uffici del sindaco, meglio è proprio il sindaco, tutte le divisioni di salute pubblica, quindi sistema sanitario nazionale, regioni, assessorati alla salute, i medici, quindi probabilmente pensiamo in grande CIMIT, però tutti quanti gli attori, per cui suppongo che anche si parli in Italia del medico di medicina generale, e soprattutto questa figura, questo obiettivo non si potrà raggiungere se le comunità e le associazioni e le organizzazioni non vi partecipano. In our opinion, the initiative can only be efficient and have an impact on the ground if these 4 categories of stakeholders are involved from the beginning. What we insist on is that the initiative is a process, which means that signing the Paris Declaration to join the initiative is part of that process, but it's not the end of it. And the core of the initiative is that these 4 categories of stakeholders meet together, agree on a strategy, agree on a short list of achievable, realistic, but ambitious
priorities, agree on a work plan to implement these priorities and innovative programs, and start working on a budget. Sì, ha ampliato quel concetto che diceva prima delle associazioni territoriali che debbono contribuire con tutte le proprie risorse, appunto perché ciò sia, tutti gli obiettivi si rendano possibili. L'obiettivo 95-95-95 è delle Nazioni Unite, è stato oggetto di consenso. Questo progetto è un elemento, un tentativo di aiutare appunto le città a poter raggiungere tali obiettivi. Our role as one of the coordinators of the initiative is to support local stakeholders in this endeavor if needs be. We are not here to tell you what you should do and what you should not do and how you should do it and when you should do it, but we are here to support you in developing programs that make sense for these four categories of stakeholders locally, looking at the epidemiology, looking at the status of stigma and discrimination in the city, and looking at the organization of the administrations and the healthcare system. In particolare sottolinea il fatto che queste regole, queste raccomandazioni per arrivare agli obiettivi delle Nazioni Unite non saranno possibili se tutti gli attori non cooperano affinché ciò avvenga. E quindi è di particolare importanza l'aiuto di tutte quelle associazioni territoriali che sono in contatto con le persone, con il territorio appunto. This is roughly a map of the initiative in Europe today. In red you have the member cities, in blue the candidate cities. As you see, Rome is listed here as a candidate city. The thing is, if you look at Italy only, Rome is the big missing gap on this map. We need Rome to be part of the Fast Track Cities initiative in order to be able to say, as we do in France, in the UK, in Spain, in Portugal, and in other countries, that Italy has got a critical mass of member cities and that the most important cities in the country are part of the initiative, and today Rome is missing. Allora, sì, le città in blu sono le candidate, le città in rosso sono quelle che già hanno firmato l'accordo con i comuni per poter sviluppare il concetto di Fast Track City. Roma ha una massa critica molto elevata per quanto concerne l'HIV, le malattie a trasmissione sessuale, l'epatite C, ma ancora non ha firmato, ancora non può firmare questo accordo, queste raccomandazioni, in quanto non è in condizioni di svilupparle, ma Roma è molto importante. Se guardate gli altri paesi, per esempio in Portogallo, per esempio in Spagna, in Inghilterra, vi sono molte città e molte capitali, tra cui Vienna, Praga, che sono, soprattutto se guardate nei paesi dell'est europeo, vi sono molte città intorno alla zona balcanica che sono già in rosso, quindi già città Fast Track City. Look at the map of European capitals. Rome is one of the very few capital cities in Western Europe that is not a member of the initiative yet. Nordic capitals, Helsinki, Oslo, Stockholm, will sign very soon. Copenhagen has signed already. Paris is part of the initiative. Brussels, London, Dublin, Madrid, Lisbon, Geneva, Vienna, Prague, you name it.
we need to have Rome in that map, not for the sake of having Rome, but because Rome can add a lot to the network and to the discussions we're having. And we do think that this can have a positive impact on the ground. So today is just... Sì, quello che dicevo prima, che IAPAC ci tiene molto anche che Roma entri in questo loop di Fast Track City, in quanto come capitale europea è una città importante in questo scacchiere per, non dico vincere, però perlomeno avvicinarci alla diminuzione sia delle nuove infezioni, sia dei casi di AIDS, di epatite C e soprattutto di prevenzione e di antistigma. Beginning of that process, the next step for us and for me will be to come to Rome and meet with all 4 categories of stakeholders and discuss whether it makes sense for all of you to join the initiative sometime soon. And I'm hoping to do that in the next few weeks after the local elections, for sure, but before the end of 2021 as well. And I hope everyone will be willing to be involved, including ISS, including people working on HCV. And I will hope to see you there. So thank you very much for that. And see you in a few weeks in Rome, I hope. Quindi l'obiettivo di IAPAC è proprio quello di essere a Roma per iniziare il processo di Fast Track City non appena vi sarà un sindaco, non appena vi sarà un consiglio comunale, e quindi si auspica che sia entro il 2021 e comunque a poche settimane, con il lancio dell'iniziativa ove spera, Bertrand spera, che tutte le associazioni possano partecipare.